Queste sono 10 moto economiche con la sella bassa che i motociclisti over 50 acquistano più di qualsiasi altra. E il motivo non è solo il prezzo. Superati i 50, le priorità si ribaltano completamente. La sella deve permettere di toccare terra con sicurezza a ogni fermata. Il peso non può trasformare ogni semaforo in una prova di forza. E il portafoglio non deve soffrire a ogni passaggio in officina. Secondo gli esperti del settore, una sella è considerata bassa quando scende sotto gli 800 mm da terra e tutte le moto di questa classifica rispettano quel parametro, alcune con un margine impressionante. Numero 10. Honda NC 750X. 800 mm tondi di altezza sella piazzano la Honda NC 750X esattamente al confine di quella che viene considerata una sella bassa, ma il baricentro molto contenuto e il manubrio largo e ravvicinato la fanno percepire più accessibile di quanto i numeri suggeriscano. Il bicilindrico fronte marcia, da 745 cm3, eroga 58,6 cavalli e 69 Nm di coppia ed è la versione con cambio DCT a doppia frizione, quella che conquista la maggioranza degli acquirenti europei perché elimina completamente frizione e pedale del cambio, trasformando l'esperienza di guida in qualcosa di simile a uno scooter di grossa cilindrata. Il vano portacasco da 23 litri al posto del serbatoio ci mette dentro un integrale. Con il tris di valigie opzionali si arriva a 150 litri di capacità e l'autonomia supera i 400 km grazie a consumi dichiarati oltre i 28 km per litro. Per il 2025 Honda ha tagliato 700 euro dal prezzo precedente, portandolo a 7.990 euro per il cambio manuale e 8.990 per il DCT, aggiungendo anche un display TFT da 5 pollici con connettività smartphone. Numero 9. Suzuki SV 650. Dal 1999 la Suzuki SV 650 conquista motociclisti di ogni generazione con la stessa formula, un V-twin a 90 gradi da 645 cm3, 75 cavalli, 200 kg in ordine di marcia e nessuna complicazione elettronica superflua. Dopo più di 25 anni sul mercato e 4 generazioni, la sella resta a 785 mm, il prezzo a 7.190 euro e il sistema Dual Spark, con 2 candele per cilindro, mantiene i consumi reali oltre i 20 km per litro. Niente controllo di trazione, niente riding mode, niente display a colori e proprio questa assenza di sovrastrutture è il motivo per cui gli over 50 che cercano una naked pura continuano a sceglierla. La SV 650 non cerca di impressionare con la tecnologia e chi la guida capisce al primo chilometro perché ha venduto tanto per così tanto tempo. Numero 8. Benelli Imperiale 400. 3.990 euro. Questa cifra, da sola, racconta quasi tutto sulla Benelli Imperiale 400, la moto più economica dell'intera classifica. Il monocilindrico da 374 cm3 produce 21 cavalli e brucia appena 3,1 litri ogni 100 km. La sella si ferma a 780 mm e lo stile Heritage con faro tondo, serbatoio a goccia e inserti cromati riporta indietro nel tempo senza rinunciare all'iniezione elettronica e all'omologazione Euro 5. Le ruote a raggi da 19 e 18 pollici e il cavalletto centrale di serie completano un pacchetto che piace molto a chi vuole estetica classica e costi di gestione ridotti al minimo. Il motore lavora meglio tra i 2500 e i 4000 giri, dove spinge con regolarità e senza vibrazioni, e il cambio a 5 marce è morbido e preciso negli innesti. Numero 7. Royal Enfield Meteor 350. 20 cavalli e 114 km/h di velocità massima sulla carta sembrano numeri da scooter, ma alla Royal Enfield Meteor 350 non importa correre. Il monocilindrico da 349 cm3 con raffreddamento misto, aria e olio accompagna il pilota con un'erogazione pastosa e un sound che ricorda altre epoche, quello per cui la gente compra questa moto e ci si affeziona. La sella a 765 mm mette i piedi a terra senza discussioni. Il navigatore Tripper collegato a Google Maps arriva di serie insieme alla presa USB e il prezzo parte da 4.500 euro nella versione Fireball. Il design discende dalla Meteor originale del 1952. Il cambio a 5 marce con quinta overdrive ammorbidisce i trasferimenti e il risultato
È una moto che trasforma ogni uscita in una passeggiata piacevole senza fretta. Numero 6. Kawasaki Vulcan S. 705 mm di sella, e qui la musica cambia parecchio. Il bicilindrico parallelo da 649 cm3 tira fuori 61 cavalli, abbastanza per percorrere tratti autostradali senza sentirsi ospiti indesiderati nella corsia di sorpasso. I 229 kg si fanno sentire rispetto alle altre moto di questa classifica, ma Kawasaki compensa con il sistema ErgoFit che permette di regolare pedane, sella e manubrio per adattare la moto alla corporatura del pilota, un dettaglio che per un over 50 con la schiena meno elastica di un tempo può cambiare l'esperienza di guida. 8.090 euro, guidabile con patente A2 nella versione depotenziata e 4 anni di garanzia Kawasaki inclusi. Numero 5. Benelli Leoncino Bobber 400. La novità più fresca di questa classifica è arrivata nei concessionari nel 2025 dopo la presentazione a EICMA e porta con sé una prima assoluta per Benelli, un motore bicilindrico a V di 60 gradi, mai visto prima su una moto della casa pesarese. I 384 cm3 producono 34,5 cavalli e 36 Nm di coppia. La sella scende a 730 mm e il peso in ordine di marcia si ferma a 180 kg. La trasmissione finale a cinghia riduce la manutenzione rispetto alla catena. Il controllo di trazione è di serie e lo stile bobber con cerchi da 16 pollici, pedane avanzate e specchietti bar-end attira gli sguardi senza chiedere supplementi al portafoglio. 5.490 euro, con 3 anni di garanzia e 2 di soccorso stradale inclusi. Numero 4. Moto Morini Calibro. Il tricolore sventola sulla Moto Morini Calibro, una custom di media cilindrata disegnata interamente nel centro stile europeo del marchio, a Trivolzio, in provincia di Pavia. Sella a 725 mm, bicilindrico parallelo da 693 cm3 capace di 69 cavalli e trasmissione finale a cinghia dentata come sulle grandi americane, una scelta che riduce la manutenzione rispetto alla classica a catena. Il telaio a doppia culla in acciaio abbraccia un motore che spinge con vigore ai medi regimi. Il peso è di 200 kg a secco e la versione custom parte da 7.090 euro. Chi vuole viaggiare con le borse integrate può scegliere la Bagger a 8.190 euro. Numero 3. Benda BD 300. 690 mm di altezza sella e una proposta che arriva dalla Cina, raccogliendo attenzioni anche tra i motociclisti più scettici. La Benda BD 300 nasconde sotto il serbatoio un bicilindrico a V longitudinale da 298 cm3, una configurazione che evoca le americane e che genera 30 cavalli con un sound tutto suo. 170 kg sulla bilancia e 15 litri nel serbatoio completano un pacchetto venduto a 5.200 euro, una cifra che apre le porte del mondo custom a chi non vuole spendere una fortuna per una moto da passeggio con personalità. La BD 300 è gemella della QJ Motor SRV 300, condivide con lei la meccanica e il telaio, e l'impianto frenante con dischi da 310 mm all'anteriore e 240 al posteriore con ABS offre una frenata adeguata al tipo di utilizzo. Numero 2. Kawasaki Eliminator 500. 176 kg in ordine di marcia fanno della Kawasaki Eliminator 500 la cruiser più leggera di questa intera classifica. Quel vantaggio sulla bilancia non è un dettaglio. Rispetto alla Honda Rebel e alla Royal Enfield Meteor, 350 pesa circa 15 kg in meno e quando la potenza è limitata a 45 cavalli per la compatibilità con la patente A2, ogni chilogrammo risparmiato si traduce in agilità concreta. La sella tocca i 735 mm, ma scende fino a 715 con la seduta opzionale. E il bicilindrico da 451 cm3 condivide la base tecnica con la Ninja 500 e la Z500. 6.825 euro per la standard, 6.890 per la SE che aggiunge cupolino coprifaro, soffietti sulla forcella e una porta USB-C sul manubrio. Numero 1. Honda CMX 500 Rebel. La Honda CMX 500 Rebel si prende la vetta di questa classifica con 690 mm di altezza sella, il punto più vicino all'asfalto che si possa trovare tra le medie cilindrate.
Il bicilindrico parallelo da 471 cm3 sprigiona 46 cavalli, una potenza calibrata per affrontare qualsiasi situazione senza diventare mai nervosa sotto le mani. 191 kg in ordine di marcia la rendono gestibile anche nelle manovre da fermo e le ruote da 16 pollici su entrambi gli assi abbassano ulteriormente il baricentro. L'aggiornamento 2025 ha portato una sella completamente ridisegnata con schiuma uretanica di nuova concezione e ammortizzatori posteriori rivisti, due modifiche che su strade italiane piene di rattoppi fanno la differenza. 6.490 euro franco concessionario, patente A2, è una delle moto più vendute in Europa nel segmento cruiser per un motivo che si capisce appena ci si siede sopra. Da 4.000 a 9.000 euro, da 690 a 800 mm di altezza sella, queste 10 moto coprono ogni fascia di prezzo e ogni esigenza di chi ha superato i 50 e vuole continuare a godersi la strada senza compromessi sulla sicurezza. Che si cerchi una cruiser rilassata, una naked essenziale o una crossover tuttofare, il mercato offre oggi soluzioni che fino a pochi anni fa non esistevano a queste cifre. Il consiglio più onesto resta andare dal concessionario, salire in sella e ascoltare cosa dicono i piedi quando toccano l'asfalto, perché quel momento di sicurezza vale più di qualsiasi scheda tecnica.